Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Iuzzolini per il sito iuzzolinifortunato.com, ti lascio il link nella descrizione del video. Sono un dottore agronomo e oggi vedremo perché la crassolovata perde le foglie. Crassolovata è il nome scientifico, è conosciuto anche con il nome di albero dei soldi o albero di giada. Inizio subito col dire che la perdita di foglie è un sintomo specifico, ciò significa che può essere dovuto a mille cose. Faccio sempre il paragone con il mal di testa di noi esseri umani. Il mal di testa può essere dovuto alla cervicale, all'alcol, alla febbre, idem la perdita di foglie. Una perdita di foglie poco intensa è normale, perché? Perché la foglia è viva, nasce, cresce e muore, quindi se ogni tanto cade una foglia è normalissimo. Se invece la crassolovata è interessata da una perdita di foglie intensa, significa che c'è un problema. Abbiamo detto che la perdita di foglie è un sintomo aspecifico, ma nel 90% dei casi, secondo mia esperienza, è dovuto a due cose: irrigazione sbagliata e luce sbagliata. Iniziamo subito a parlare di come annaffiare per bene la crassolovata. La crassolovata è una pianta grassa in quanto tale va trattata. Non esiste una tempistica precisa per capire ogni quanto annaffiare la crassolovata. Perché? Perché ci sono decine di varianti che vanno a influenzare la frequenza di irrigazione, come ad esempio la temperatura, il tipo di terriccio, la luce, il vento, eccetera, eccetera. L'unico modo per capire ogni quanto annaffiare la crassolovata è quello di infilare un dito nel terriccio per qualche centimetro. Dovreste annaffiare la crassolovata solamente quando il terriccio è completamente secco. Se alla crassolovata manca acqua per troppo tempo, oppure se il terriccio è costantemente inzuppato, la pianta si stressa e potrebbe manifestare questo stress con la perdita di foglie. Quindi impara ad annaffiare per bene la crassolovata e se la perdita di foglie era dovuta a un'irrigazione sbagliata, la tua crassolovata non ne perderà più. Un'altra cosa, prima di annaffiare assicurati che il vaso abbia fuori di scolo. Il vaso alla base deve avere dei buchi dai quali fuoriesce l'acqua. Perché? Perché se l'acqua ristagna nel vaso per troppo tempo, le radici non riescono a respirare, inizia un marciume radicale e la pianta stressata inizierà a perdere le foglie. La seconda motivazione per la quale la crassolovata potrebbe perdere le foglie è luce sbagliata. È una pianta grassa, sta benissimo in pieno sole, sta benissimo in penombra, sta benissimo all'ombra, ma la cosa più importante per la crassolovata è la luce. Ci deve essere veramente tanta luce. Tante volte su Facebook, su Instagram mi scrivono dei coltivatori del nord Italia che giustamente ai primi freddi mettono la crassolovata dentro casa e inizia a perdere le foglie. Mi scrivono: Fortunato, perché sta perdendo le foglie? Quando la portano dentro casa la mettono in un posto poco luminoso e quindi la crassolovata stressata inizia a perdere le foglie. Anche se la crassolovata ha perso tutte le foglie, non aver paura, anche se è rimasto solo il tronco o qualche ramo, se la perdita di foglie è dovuta alla mancanza di luce, in primavera, quando la rimetterai fuori, la crassolovata inizierà nuovamente a germogliare, quindi sicuramente è difficile farla morire per mancanza di luce, però la pianta stressata fa cadere le foglie. Quindi, ricapitolando, la perdita di foglie, a mio parere, è dovuta nel 90% dei casi a irrigazione sbagliata, quindi annaffia solo quando il terriccio è completamente secco e attenzione ai ristagni idrici, oppure alla mancanza di luce. È una pianta grassa che ha un fabbisogno di luce veramente elevato, quindi mettila in pieno sole, in penombra o all'ombra, ma comunque in un posto molto luminoso. Se la coltivi dentro casa perché giustamente magari sta facendo troppo freddo fuori, temperatura minima di coltivazione ricordiamo almeno 1 grado, devi metterla in un posto molto luminoso, quindi magari vicino a una finestra a sud, una finestra grande dove entra tanta luce. Abbiamo detto che la perdita di foglie è un sintomo specifico, quindi devi capire dove è il problema e risolverlo. Nel caso dell'irrigazione annaffia bene, nel caso della luce assicura alla tua crassolovata tanta luce. Può darsi che la crassolovata perda le foglie per un attacco parassitario, a volte attaccata da un insetto che si chiama cocciniglia, quindi se stai notando una perdita di foglie, ispeziona le foglie, se trovi qualche altro sintomo significa che c'è qualche altra cosa che non va. Esempio, questa cocciniglia cotonosa, si chiama cocciniglia cotonosa, è un insetto che si attacca alle foglie e inizia a succhiare la linfa, quindi se vedi che la tua crassolovata sta perdendo le foglie e noti come se ci fossero dei batuffoli di cotone sulla tua crassolovata, è un insetto, la cocciniglia cotonosa, dovresti utilizzare un insetticida. Comunque dovresti capire perché la tua crassolovata perde le foglie e agire di conseguenza. Se hai qualche problema riguardante comunque la perdita di foglie e non riesci a capire perché, puoi mandarmi una foto, trovi la mail nelle informazioni di profilo, non c'è nessun tipo di problema, è un servizio gratuito, cerco di aiutarti per quanto mi è possibile. Il video sul perché la crassolovata perde le foglie finisce qua. Se il video ti è piaciuto vuoi mettere mi piace e iscriverti al canale. Se hai qualche domanda da pormi puoi farlo nei commenti. Se ti va puoi visitare il mio sito iuzzolinifortunato.com, ti lascio il link nella descrizione del video. Ricorda di iscriverti a YouTube,
TikTok e Instagram, ti lascio i link dei miei canali nella descrizione del video. Grazie per la visione, ti aspetto al prossimo video.